Salve ragazzi, bentornati sul canale. Dopo aver dato il fondo, vedremo che prima di procedere alla verniciatura, soprattutto nei casi come questi, in cui gli accessori che useremo sono diversi da quelli che abbiamo smontato, sarà importante andare a verificare gli accoppiamenti meccanici, gli aggiustaggi, ovvero verificare che tutto vada correttamente al suo posto, in modo che eventuali interventi abbastanza invasivi, tipo fori e altre cose, si facciano in questa fase, perché altrimenti farli quando la vespetta è già verniciata rischieremmo di sciupare la vernice stessa. La prima cosa che andremo a verificare sono il posizionamento dei listelli della pedana. Quello più lungo che va centralmente, quello esterno, di cui ricordo che quello dalla parte della messa in moto è leggermente più corto, ed infine quello che sul tunnel dove passano i cablaggi. Ed è proprio su questo che mi vorrei soffermare, perché noto la prima difficoltà, ovvero su questi listelli è previsto il montaggio tramite queste apposite viti che si inseriscono a incastro e poi si avvita il dato di dentro. Questo va benissimo nella parte dello scudo, perché arriviamo di sotto, ma sulla parte del tunnel dove passano i cablaggi non si arriva dalla parte di sotto, per cui non riusciamo ad avvitare il dado. Ho contattato il fornitore, mi ha detto che avrei dovuto aprire la vespa di sotto e poi risaldarla. Questo mi sembra un metodo decisamente poco consueto e poco ortodosso, per cui abbiamo trovato una soluzione, ovvero abbiamo trovato un altro kit dove i listelli centrali hanno giustamente un foro per andare a posizionarsi su quelli preesistenti, e così sembra anche già che torni perfettamente in linea, in asse con i fori stessi. Per il fissaggio abbiamo provveduto a filettare il foro presente sul telaio di M4 e con delle viti appunto di 4 a testa svasata abbiamo fissato i listellini. Abbiamo fissato anche i listelli sulla pedana con le apposite viti. Le viti in dotazione per il fissaggio sono decisamente brutte. Quelle che rimangono sotto la pedana non si vedono e possono essere tollerate. Queste invece che cadono davanti sullo scudo sono decisamente brutte, per cui andremo a tagliare la vite a misura e sostituiremo questo semplice dado con un dado cieco decisamente più gradevole alla vista. Beh, direi che c'è una bella differenza tra i due. Proviamo anche la staffa di rinforzo per il cavalletto, se i fuori tornano. Questa è ok. Verifichiamo che i pernetti di fissaggio tornino con i fori del telaio. Perfetto. Proviamo anche la scritta posteriore. Ok. Bene, credo di aver provato tutto. Se vi viene in mente qualcosa che ho dimenticato, per favore scrivetelo nei commenti.
Io provvederò a smontare tutto e poi inizieremo a carteggiare il fondo per dare la vernice finale. Passeremo prima una 400 e poi rifiniremo il tutto con una 600. Per la verniciatura abbiamo scelto un rosa, l'abbiamo fatto preparare circa 800 grammi di prodotto. Il catalizzatore al 50%, per cui sono 400 grammi di prodotto, e un diluente polivalente, in questo caso il 4412, che servirà per diluire dal 5 al 10% in base alla temperatura in cui verniciamo la vernice. Cosa molto importante, dovremo proteggere la nostra respirazione e useremo questa maschera della 3M. Vi metto il link in descrizione. Iniziamo aprendo. Come vedete, io ho già dato una mano alla parte di sotto, quella che non potremmo fare avendola il telaio in questa posizione. Ho aspettato che sia asciugato circa un giorno e adesso ci dedichiamo alla parte sopra. Come al solito ricordiamoci di passare l'antisilicone. Ecco, una volta sgrassata con l'antisilicone daremo una prima mano molto leggera da lontano che serve per adesione della vernice. La pressione e la regolazione della pistola sono le stesse che abbiamo usato per dare il fondo. Vi metto la scheda in alto. Dopo la mano di adesione, questa è l'effetto, c'è un leggerissimo strato che non copre, che serve per far aderire poi la prima vera mano piena che andremo a dare adesso.
Passati 10-15 minuti daremo la seconda mano piena. Prima andremo a togliere l'adesivo, il nastro carta che avevamo messo a protezione del numero di serie, così daremo anche qua un leggero spessore di vernice che non coprirà i numeri. Ed ecco il lavoro finito.